Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Questo sarà un breve video di unboxing al quale seguirà un video di prova di questo nuovo equipaggiamento che mi sono comprato. È un UPS, niente di particolare. Devo aprire con voi, faccio il cavo di alimentazione, poi prima il cavetto USB per collegarlo al computer. Ora dobbiamo tirare fuori questo bestione. Ok, penso di essermi fratturato un paio di vertebre, però ce l'ho fatta. Questo è il primo UPS che entra a casa mia. Davvero un bel UPS. Questo di qua in pratica è di tipo online, quindi a doppia conversione, ovvero l'energia elettrica entra, passa dalle batterie, entra nel mio computer. Quindi praticamente lui che cosa fa? Stabilizza la corrente elettrica, la pulisce dalle varie interferenze, sbalzi di tensione, quindi protegge l'alimentatore del computer, che già in parte fa questo lavoro. In più è istantaneo, perché essendo già connesso, non è come i LAN interactive o quelli offline, che in pratica vanno a collegarsi al computer per alimentarlo solo quando salta via la corrente, quindi ci sono quei 5 millisecondi circa di media che servono all'UPS per fornire alimentazione al computer. Questo in pratica fa sempre questo sporco lavoro di pulizia della corrente, è sempre diciamo sotto carica. Qual è il difetto di questi UPS? Praticamente è il fatto che sono rumorosi, perché praticamente c'è la ventolina qua. Vedete qua che c'è questa parte diciamo che entra luce perché dietro è aperto, ora ve lo farò vedere. E praticamente questa ventolina è sempre accesa perché deve raffreddare i MOSFET che si occupano di fare la conversione della corrente. Richiedono un sacco di dissipazione termica, infatti il ragazzo che ha fatto la recensione di questo USB su YouTube in pratica il canale ve lo consiglio, anche se ha pochi video, però sono fatti davvero bene. SS4net, dove for è il numero 4, SS4net sarebbe. E questo è l'FSP Fortron Champ 1K o 1K, e praticamente per il prezzo che ha io non ho trovato niente di meglio. Ovvio, se spendete di più avete sicuramente di più, anche UPS molto più silenziosi come quelli per esempio dell'APC, che fino a un certo wattaggio, se non sbaglio fino a 700 watt addirittura sono fanless, e hanno pure questa tipologia di conversione, doppia conversione online. Ok, ve lo faccio vedere dietro un attimo. Ok, questa è la parte laterale, non è nemmeno così grande, sembra tipo un case da PC con scheda madre mini TX. Ecco il retro, quindi qua c'è la feritoia per far uscire l'aria. Infatti vedete, si vede che c'è la parte davanti che è aperta, dove c'è la feritoia con la ventolina. Ok, poi vabbè, purtroppo la cosa brutta diciamo è, per quello che costa non mi posso lamentare, è che ha questi ingressi tripolari, non ha la presa asciugo come altri che costano di più, come per esempio ci sono certi modelli Cyberpower che hanno direttamente l'asciugo, quindi voi collegate qua direttamente la spina del vostro PC, del monitor, dell'impianto audio, di quello che volete alimentare. Poi qua in basso c'è l'ingresso di alimentazione, questo pulsante che c'è scritto circuit breaker che non so che cosa significa. Poi abbiamo in alto la presa USB, vediamo se riesco. Ok, presa USB, una porta non so se è seriale o parallela, che non saprei che cosa serve. Dopodiché lo collegherò alla mia ciabatta, che è già filtrata e ha la protezione per i sbalzi di tensione, però diciamo che questo servirà per quando salta la corrente. E qui diciamo che succede, non dico spesso, però non so se è la sfiga, ma ogni volta che devi usare il computer succede qualcosa, o salta il salvavita perché c'è troppo carico sulla rete, oppure un fulmine, oppure un temporale, insomma. Così evitiamo di sovraccaricare il computer, evitiamo di bruciare componenti. Tra l'altro questo penso che lo consiglierò anche ai miei amici, perché erano incuriositi da questo acquisto e mi hanno chiesto di fargli sapere insomma se è all'altezza. Questo di qua, stavo dicendo, riesce a reggere da test, dalle recensioni che ho visto, fino a 900 watt di carico quando appunto salta la corrente, cioè
se il vostro computer consuma 900 watt, lui lo regge tranquillamente. Cioè, non so, magari siete in un render su Blender e siete a pieno carico e state consumando fino a 900 watt, lui in pratica vi riesce a reggere, in teoria, da quello che ho visto io. Non so, devo fare i test col mio PC comunque è molto meno potente. Se arrivo a consumare forse 400 watt a pieno carico è già tanto. Comunque riesce a reggere 900 watt addirittura per più di 2 minuti, che è tantissimo. Quelli che ho visto io, dove facevano anche altri test su YouTube, praticamente, cioè, si spegnevano addirittura subito, appena staccava la corrente, anche a metà carico. Magari di che avevano 500 watt, facevano il test a 250 e non riuscivano a reggere nemmeno i 250 watt, quindi penso che sia una rarità, specialmente per il prezzo. Questo l'ho pagato poco più di 200 euro, lo trovate su Amazon. Il fatto della ventolina sarà un po' fastidioso, visto che io tengo il PC in camera da letto. Vedrò se riesco a sopportarlo, perché Dio, la notte magari lascio il computer a fare magari qualche download, qualche cosa di leggero, quindi è in idle, non consuma tanto. Spero che la ventolina giri al minimo e non sia troppo rumorosa. Però l'unica pecca di questi online, diciamo, che hanno una certa potenza, è il fatto della ventolina, che può essere rumorosa. Poi sono interessato anche a capire se fa troppi beep, troppi rumori, magari quando c'è qualche sovraccarico o qualcosa di simile, perché a me danno fastidio sinceramente. Per il resto non so, è da provare. Batterie queste ne ha due, quanto ho capito riescono a reggere 460 watt ognuna, quindi sono in teoria pure di buona qualità. L'elettronica interna, da quello che ho visto, non è nemmeno malaccio, ha condensatori di buona qualità, non dovrebbe essere malaccio per la qualità prezzo. Ovviamente se comprate un APC di pari potenza con specifiche simili, ovviamente penso che vi costi il doppio. Anche qua in teoria si può anche moddare questo, si può cambiare la ventolina, c'è un kit di adattatori per cablare la ventolina, perché lui ha un attacco suo proprietario, però non so se lo voglio fare, perché praticamente queste ventoline sono più silenziose, però non dissipando, non muovendo la stessa quantità di aria, vanno a praticamente a limitare la potenza massima di carico, quindi non mi sento di cambiarla, vedremo. E per cambiare la batteria c'è bisogno di aprirlo, quindi c'è da svitare le viti, a staccare il frontalino di plastica, questo di qua dove ci sono le feritoie, e praticamente c'è da scollegare le batterie. È abbastanza facile, ci sono le clip con i cavi, è abbastanza facile anche sostituire le batterie. Non ho visto in realtà se si trovano, dovrei vedere. Comunque in teoria, per l'uso che ne faccio io, penso che almeno un 3-4 anni senza problemi dovrei riuscire a farli, visto che il mio PC appunto ha un carico molto limitato come potenza. Sarei curioso di farlo provare pure a qualcuno che ha un PC che consuma molto più del mio, per capire se questi 900 watt sono reali o no, o è solo fuffa. Però io ho visto il test in real time e ho visto che li reggeva, quindi in teoria dovrei potermi fidare. Sono riuscito a montarlo. Allora, qua praticamente c'è la ciabatta che è protetta elettricamente, c'ha il filtro pure anti-interferenza integrato, e praticamente poi c'ho la presa tapo, che è la presa smart, che mi dice potenza istantanea, consumi, eccetera eccetera. Questa è carina. E poi c'è l'app, è raggiungibile praticamente da internet, e in tempo reale io posso accendere, spegnere, programmare, posso staccare quando il telefonino è carico la corrente, posso fare un sacco di cose fighe. Poi praticamente c'è la ciabatta io l'ho lasciato collegato solamente un cavo, che è il cavo quello che uso per caricare il telefonino, accendere la lampadina. Poi qua c'è la bestia, ok, allora io ho messo, già sentite il rumore, perché fa un po' di rumore e questo è al minimo. Praticamente c'è il PC in idle senza che fa niente, ma anche col PC spento la ventolina sta sempre accesa così. Ho messo il polistirolo, vedo di trovare un supporto magari migliore, poi per non farlo stare a terra, dato che poi mi raccoglie un po' troppa polvere e non ha filtri per l'aria né davanti e nemmeno dietro, quindi stando qui
io l'ho messo qua tra il muro e la cassettiera in pratica, anche per attutire il rumore, però il rumore si sente anche da fuori, quindi non so, devo fare la prova qualche giorno se tenerlo o fare il reso o magari cambiare la ventolina. Ma la ventolina e per i fatti suoi va bene. Allora qua io ho collegato, se riesco a farvelo vedere, praticamente ho collegato il monitor, le casse e il computer è un cavo a parte, il monitor e le casse nello stesso cavo, usando una tripla. Poi qua praticamente lui fa segnare il carico, quindi il 25% di carico, la batteria che per ora è al 75%, la corrente in input, quindi il voltaggio per ora è 225-224 volt, la corrente in output che è 230 volt. Dopodiché qua c'è il simbolino della batteria, perché lui carica sia la batteria, essendo a doppia conversione, sia fornisce corrente al computer. Si è caricato al 100% adesso, quindi per questo a doppia conversione, perché è sempre connesso sia alla batteria sia al computer come erogazione di corrente. Quindi quando si stacca la corrente lui è praticamente istantaneo perché è già collegato e fornisce corrente. Collegato l'UPS, in tempo reale potete vedere i dati dallo schermo. Sto provando a mettere sotto carico sia la GPU che la CPU, codificando un video con Furmark per portare il PC a pieno carico, e vediamo come reagisce l'UPS in tempo reale. Ora dovrei provare anche su Windows eventualmente per vedere l'applicazione per il monitoraggio in tempo reale del carico direttamente dallo schermo del computer, che in teoria questo UPS dovrebbe avere anche questa possibilità. Allora, intanto avvio Handbrake, è una codifica in Full HD software solo con la CPU. Ecco, già è partita la ventola del processore. Ok, e adesso facciamo partire anche la GTX con il test. Ok, abbiamo sia GPU che CPU sotto carico, che praticamente ha il 50% del carico. In questo momento abbiamo la GPU che sta praticamente ciucciando, sì, non è a pieno carico, però sono picchi di 200 watt. Il processore qua, come vedete, è quasi al 100% con la codifica. RAM non sta consumando niente. Scheda grafica, siamo sul 60%. Ok, ne aperte altre, ora sono 1, 2, 3, 4. Ecco, diciamo che la mia è follia più che curiosità, ma ci sacrifichiamo per la scienza. O meglio, il mio PC si sta sacrificando per la scienza. Allora, qua vediamo che la codifica procede a una media di 18 frame al secondo. Sì, il mio processore diciamo che non è il più indicato per fare queste cose qua, però riesce a darmi piccole soddisfazioni. Poi in Full HD non ci sta nemmeno tanto. Già se fosse un video in 4K avremmo una media di attorno ai 10, forse anche meno fps, forse 7-8. E ovviamente la codifica V1 è pesantissima perché il codec è di nuova generazione. Mentre voi vedete il carico anche dall'UPS, ora vedrò come ingegnarmi in post produzione per montare il tutto correttamente. Ok, qua abbiamo un carico della scheda video che ormai è al 100%, processore quasi al 100%. Il consumo alla presa, sarei curioso di vederlo, purtroppo mi spunta dall'applicazione del telefono che in questo momento sta girando il video, quindi poi controllerò il picco di potenza. La parentesi del consumo del PC rispetto all'UPS.
sono arrivato a pieno carico a 484 watt, sia monitor che appunto il PC stesso, e quindi volendo si potrebbe anche cambiare la ventolina. Ora valuto perché è davvero rumoroso, quindi vedrò se fare il reso subito oppure cambiare la ventolina e tenerlo, dato che comunque è consigliato che sotto i 600 watt anche una ventolina diciamo più silenziosa e meno prestante va bene. Ovviamente non andrei mai oltre i 600 watt col mio computer, quindi poi dovessi aggiornare i componenti valuterei appunto che cosa fare. Diciamo che è stabilissimo, non dà il minimo segno, tra l'altro la potenza della ventolina dell'UPS non è diventata più rumorosa, quindi per i carichi come il mio PC eventualmente penso che potrei tranquillamente permettermi di moddare la ventola, comprare per esempio quella della Gelid che è molto più silenziosa, così da dormire sonni tranquilli la notte. Che è molto più silenziosa, così da dormire sonni tranquilli la notte. Quando lo dovessi lasciare il PC a scaricare. Diciamo che non sta facendo una piega, non crea allarmi, non suona, la ventola è sempre rumorosa. Questa è la prima volta che metto così sotto carico il mio computer, ancora non l'avevo mai fatto. Anche perché non sono un pro gamer, quindi non ho giochi molto pesanti installati sul mio computer. Beh, diciamo che per avere 1, 2, 3, 4 furmark aperti, OBS che registra e Handbrake che sta facendo praticamente la conversione, beh, direi niente male. La RAM praticamente se la ride, 6 giga. Volevo fare partire il modello generativo, però occupa troppa memoria RAM, non avrei potuto fare partire altre cose. Ok, diciamo che qua è molto stabile, la temperatura della GPU è salita agli 84 gradi, 85, va benone con le ventole al massimo, niente male. Il throttling è software perché lui fa picchi oltre i 220 watt, quindi se ne va in throttling più che termico, se ne va in throttling praticamente software, cioè di potenza assorbita. Cerca di non salire sopra i 220 watt, quindi ma la GPU è abbastanza, cioè è tranquillamente dissipata. Handbrake procede, la media siamo sempre lì sui 18 fps, Furmark ancora non è crashato, non che di solito crashi, però mi aspettavo che succedesse qualcosa, invece mi sta stupendo. Ok, penso che come test posso ritenermi più che soddisfatto, stabilissimo, non fa una piega. Devo dire che PS promosso, anche la mia config devo dire che mi sta stupendo perché è la prima volta che lo porto così al limite e non sta facendo assolutamente una piega. Sicuramente avrete PC migliori del mio, quindi è abbastanza facile. Diciamo che il mio PC è più per studio e smanettamento nerd che diciamo che lavoro, videogiochi pesanti, quindi diciamo che poi magari se siete interessati vi parlo anche della configurazione del mio PC, ma questo non è il video per farlo. E niente, possiamo fare un test adesso per quanto riguarda appunto la corrente. Proviamo a staccare la corrente e vediamo che cosa fa. Ok, come di nuovo qua ho fatto ripartire di nuovo tutte le finestre, ho aperto forse un po' troppi Furmark, l'ACT è sempre in azione per monitorare frequenze, temperature e consumi. Adesso provo a staccare la corrente e vedere come reagisce l'UPS staccando semplicemente la ciabatta. Ok, è suonato l'allarme, suona l'allarme, però continua a lavorare. La codifica continua. Il suono è fastidioso, penso si possa disattivare. Controllo un attimo il carico.
Ok, riattivo l'UPS. Perfetto. Devo dire, niente male, la batteria è scesa un po'. Qua non ha fatto una piega, non si è staccato nulla nelle casse, nel PC, nemmeno il monitor, tutto perfettamente funzionante. Non ho notato nulla di strano. Conclusioni? Beh, intanto spegniamo tutto. Il carico sulla presa, sto vedendo con la presa Tapo, è di 40 watt. Ho spento tutto, sono al buio. 40 watt solamente l'UPS attaccato alla presa con il display e la ventolina accesa. Non è nemmeno in ricarica perché la batteria dal display è al 100%, quindi io non so se 40 watt totali sempre, cioè anche quando il PC è acceso, o solamente 40 watt adesso che è tutto spento, che avevo visto che di solito sono 7-10 watt di efficienza in meno rispetto al normale PC senza niente collegato, quindi questa cosa non la saprei. Comunque solamente spento senza che in carica sono 40 watt esatti. Devo dire notevole. Certo il mio PC non arriverà mai a 900 watt di carico massimo, quindi non c'è da stupirsi se diciamo non ha creato allarmi strani, non ha fatto rumori strani, diciamo che un computer che conta molto di più già riuscirebbe a metterlo più in difficoltà. Però devo dire non è niente male. Ok, per questo video è tutto, al prossimo video. Sono il me del futuro che vi comunica che ha fatto il reso tramite Amazon perché è troppo rumoroso. Ho provato a tenerlo un paio di orette, ma davvero fastidioso. Anche lì dove era messo dietro la cassettiera facevo fatica a lavorare con lui acceso che sventolava. Ho valutato poi il fatto di poter moddare la ventolina e sostituirla, però ho pensato che in caso ci fossero stati guai di qualsiasi voglia tipo, non avrei potuto avvalermi della garanzia perché aprendolo si sarebbero accorti che ho modificato la ventola. Quindi a malincuore ho fatto il reso perché davvero è un ottimo prodotto. Se voi avete modo di metterlo in un'altra stanza oppure avete le orecchie meno sensibili delle mie, è un ottimo acquisto. Oppure magari mi sobbarcate il rischio di fare la modifica alla ventola, però niente, quindi l'ho tenuto come praticamente poche ore e ho fatto il reso.